Lezione 1. Motivare le connessioni. Hai pensato a come ampliare la nostra rete per ottenere un successo a lungo termine? Sì, penso che sia essenziale entrare in contatto con persone che ci ispirano e condividono i nostri obiettivi. Esatto. Costruire relazioni può aprire porte che non sapevamo nemmeno esistessero. E non si tratta solo di chi conosci, ma anche di come coltivi queste connessioni. Giusto. Cosa ti motiva di più quando consideri queste opportunità? Sono motivato dalla possibilità di imparare dagli altri e condividere le esperienze. Ottima prospettiva. Anche per me è motivante vedere gli altri avere successo. La collaborazione può portare a risultati sorprendenti, non credi? Assolutamente sì. Quando ci sosteniamo a vicenda, possiamo ottenere molto di più. Lezione 2. Disaccordi a distanza. Hai sentito parlare delle nuove ricerche sulla possibilità di vita su altri pianeti? Sì, ma ho letto che molti scienziati non sono d'accordo sulle condizioni necessarie affinché la vita esista. Esatto. Alcuni credono che gli ambienti estremi dello spazio potrebbero effettivamente ospitare qualche forma di vita. Affascinante! Ma che dire degli scettici che ritengono che queste condizioni siano troppo dure? Sostengono che senza acqua e temperature stabili, è quasi impossibile. Vero, ma non è emozionante pensare a cosa potremmo scoprire? Assolutamente. Immagina di scoprire una nuova specie che sfida tutte le nostre aspettative. Cambierebbe tutto ciò che sappiamo sulla biologia. Cosa pensi che determini il loro scetticismo? Penso che sia principalmente la paura dell'ignoto, unita alla mancanza di prove concrete. Lezione 3. Dalle catene alla libertà. Hai mai pensato alla storia di una società che è passata dalla schiavitù alla libertà? Sì, è una narrazione potente sulla resilienza e la forza. Il cammino verso la liberazione fu costellato di lotte e sacrifici. Assolutamente sì! È motivante vedere come le persone hanno lottato per i propri diritti contro ogni avversità. E la forza che è scaturita dall'unità nella loro lotta è incredibile. Dimostra quanto sia importante unirsi per una causa comune. Esatto. Queste storie ci ricordano il valore della libertà e della giustizia. È affascinante pensare a come una società del genere possa evolversi in una società che apprezza la libertà. Sì, e ci ricorda che dobbiamo sempre impegnarci per proteggere le nostre libertà. Lezione 4. Interessi condivisi. Quindi, oltre allo studio, quali sono i tuoi altri interessi? Mi piace leggere e fare lunghe escursioni nella natura. Fare escursioni sembra una cosa rigenerante. Stare all'aria aperta a qualcosa che libera la mente. Esatto! E leggere mi permette di esplorare nuovi mondi e idee. Quali generi ti piacciono di più? Adoro il fantasy e la narrativa storica, accendono davvero la mia immaginazione. Ottima scelta. Preferisco i thriller, mi tengono con il fiato sospeso. Interessante! Dovremmo scambiarci consigli sui libri, qualche volta. Certamente. È sempre bello condividere ciò che amiamo con gli altri.
Lezione 5. L'arte della pazienza. Ottima scelta di colori per il tuo dipinto. Hai incontrato qualche difficoltà durante il processo di verniciatura? Grazie. Sì, all'inizio ho avuto difficoltà a ottenere la giusta ombreggiatura. Può essere complicato. Come hai superato questo ostacolo? Ho fatto un passo indietro e ho studiato le fonti di luce nelle mie foto di riferimento. Che intelligenza! A volte una nuova prospettiva aiuta a fare chiarezza. Assolutamente sì. Ho anche sperimentato con diversi pennelli per trovare la texture giusta. Sembra che ti sia davvero immerso nel processo. Ce l'ho fatta. Ogni sfida ha reso il lavoro finale ancora più gratificante. È meraviglioso vedere quanto impegno metti nella tua arte. Lezione 6. Preferenze colore. Sono curioso, quali colori ti piace di più usare nei tuoi progetti? Sono aperto a colori diversi, ma preferisco i colori pastello o neutri per un effetto rilassante. I colori pastello possono essere così rilassanti. Creano un'atmosfera incantevole nelle opere d'arte. Esatto. Trovo che permettano all'osservatore di concentrarsi sul soggetto senza distrazioni. Ha senso. Usi mai colori vivaci? Occasionalmente, ma di solito lo faccio per evidenziare dettagli specifici nei miei pezzi. Deve essere una sfida interessante bilanciare questi colori. Lo è. Il giusto mix può davvero valorizzare l'intera opera d'arte. Ammiro la tua attenzione nella scelta dei colori. Lezione 7. Lavoro di squadra in azione. In che modo il lavoro di squadra ti ha aiutato nei tuoi progetti recenti? Mi è stato di grande aiuto. Ha reso più facile delegare compiti e monitorare i progressi. Ottimo approccio. Delegare può davvero alleggerire il carico di lavoro. Sì, e consente a tutti di contribuire con i propri punti di forza al progetto. Sono d'accordo. Hai notato miglioramenti nella produttività? Certamente. Siamo in grado di rispettare le scadenze in modo più efficiente rispetto a prima. È impressionante. La collaborazione fa davvero emergere il meglio dai team. Esatto. Quando tutti danno il loro contributo, i risultati possono essere sorprendenti. Non vedo l'ora di vedere come questo lavoro di squadra si evolverà in futuro. Lezione 8. Avventure di lettura estiva. L'estate è il mio periodo preferito per recuperare le letture. E tu? Anche io. Adoro immergermi in storie d'avventura e d'amore. Questi generi sono perfetti per l'estate. Hai un romanzo preferito? Mi è piaciuta molto una recente storia d'amore. Era leggera e edificante. Sembra delizioso. Preferisco i romanzi d'avventura che mi portano in nuovi mondi. Possono essere davvero coinvolgenti. Qual è il tuo libro d'avventura preferito? Direi L'Isola del Tesoro. È un classico pieno di emozioni. Ottima scelta! Adoro come i libri possano trasportarci in luoghi diversi. Assolutamente sì.
Un buon libro può rendere l'estate ancora più piacevole. Lezione 9. Dettagli celebrativi. Adoro come i palloncini aggiungano un tocco festoso alle feste. Cosa ne pensi? Davvero? Ad alcune feste c'è la torta, altre volte solo snack e bevande. Esatto. I palloncini creano un'atmosfera vivace che unisce le persone. E sono bellissimi anche nelle foto. Qual è il tuo elemento preferito per le feste? Direi la torta. È sempre il pezzo forte delle feste. Sono d'accordo. Una torta deliziosa può rendere memorabile qualsiasi festa. E per quanto riguarda gli spuntini? Preferisci quelli salati o quelli dolci? Mi piacciono entrambi, ma preferisco le prelibatezze salate come patatine e salse. Sono sempre un successo. Sembra che tu abbia ottimi gusti nell'organizzazione di feste. Lezione 10. Elementi essenziali dell'avventura. Non vedo l'ora di partire per la nostra escursione di questo fine settimana. Hai già preparato tutto? Sì, ho fatto in modo di portare con me vestiti leggeri e uno zaino robusto per il viaggio. Che intelligenza! È importante stare comodi durante le escursioni. Ti sei ricordato del kit di pronto soccorso? Certo, la sicurezza è una priorità, soprattutto quando esploriamo nuovi sentieri. Fantastico! E ho portato una mappa dettagliata per aiutarci a orientarci nella zona. Perfetto! Avere una buona mappa è essenziale per non perdersi. Esatto. Non vedo l'ora di ammirare la splendida vista dalla cima. Anch'io. Sarà un'avventura piena di panorami incredibili. Assicuriamoci di restare uniti e di goderci ogni momento. Lezione 11. Aspettative sul taglio di capelli. Ora diamo un'occhiata ai tuoi capelli. Ti stanno bene? Beh, vorrei che i miei capelli fossero più corti ai lati, ma la parte superiore un po' più lunga. Capito. Questo stile ti darà sicuramente un look fresco. Grazie. Credo sia giunto il momento di un cambiamento, di qualcosa di nuovo ed entusiasmante. Il cambiamento può essere davvero rigenerante. Hai pensato a come personalizzarlo? Sto pensando a un look più casual e facile da mantenere. Sembra perfetto per l'uso quotidiano. Sono sicuro che starà benissimo. Spero di sì. Mi sento sempre più sicura di me dopo un buon taglio di capelli. Sono completamente d'accordo. Un bel taglio di capelli può davvero risollevare l'umore. Lezione 12. Imparare a ballare. Hai preso lezioni di ballo? Sì, ho preso lezioni per le prime settimane ed è stato molto divertente. Fantastico! Che stile hai imparato? Mi sono concentrato sulla salsa e ne ho amato l'energia e il ritmo. La salsa è un ballo così vivace. All'inizio l'hai trovata difficile. Un po', ma l'istruttore è stato molto bravo a spiegare i passaggi. Molto utile. Ho sempre voluto provarlo, ma non ne ho mai avuto l'occasione.
Dovresti assolutamente provarci. È un modo fantastico per conoscere nuove persone. La prossima volta potrei anche unirmi a te per una lezione. Lezione 13. Assistenza clienti. Quindi, cosa ne pensi del nuovo sistema di assistenza clienti? Penso che sia positivo che riescano a gestire in modo efficiente le query semplici. Sì, ma cosa succede se i clienti hanno bisogno di assistenza umana per problemi più complessi? È una preoccupazione legittima. Dobbiamo assicurarci che ci sia sempre un modo per raggiungere una persona. Esatto. A volte i clienti preferiscono parlare con una persona per rassicurarsi. Sono d'accordo. Creare un legame personale può fare una grande differenza nella soddisfazione del cliente. Si tratta di trovare il giusto equilibrio tra tecnologia e tocco umano, non è vero? Assolutamente sì. Dovremmo sostenere un sistema di supporto che offra entrambe le opzioni. Un buon servizio clienti è essenziale per qualsiasi attività. Lezione 14. Opinioni sulla guerra. Hai mai guardato quelle vecchie uniformi dei soldati? Sì, l'ho fatto. Rappresentano una parte significativa della nostra storia, ma non credo che la guerra sia una cosa positiva. Capisco perfettamente il tuo punto di vista. La guerra porta con sé tanta sofferenza. Esatto. È difficile immaginare quante vite siano colpite dai conflitti. E quelle uniformi simboleggiano sia il coraggio sia la dura realtà della guerra. Sì, ed è fondamentale ricordare le lezioni di quei tempi. Dobbiamo impegnarci per la pace e trovare modi per risolvere i conflitti senza violenza. Assolutamente. Promuovere il dialogo è molto più efficace che litigare. Spero che le generazioni future possano imparare dalla nostra storia e scegliere la pace. Lezione 15. Trovare la calma. Hai mai provato la meditazione? Penso che valga la pena provarci. Sì, certo. Può portare chiarezza nei tuoi pensieri e favorire un senso di calma. Esatto. Bastano pochi minuti di respirazione concentrata per fare un'enorme differenza. Sono d'accordo. Aiuta davvero a ritrovare l'equilibrio, soprattutto nei periodi di stress. Hai una routine specifica che segui quando mediti? Sì, di solito trovo un posto tranquillo e imposto il timer su 10 minuti. Sembra fantastico. Potrei iniziare a farlo anch'io. Dovresti farlo. È un ottimo modo per ricaricarsi e schiarirsi le idee. Non vedo l'ora di provarlo e vedere come mi aiuta. Lezione 16. Ispirazioni di design. Adoro questi design unici ed eleganti. Si distinguono davvero. Sì, certo. Questa collezione sembra promettente. Potresti condividere le tue impressioni? Certo. Penso che la palette di colori sia fresca e moderna, perfetta per qualsiasi spazio. Sono d'accordo. È incredibile come il design possa influenzare l'atmosfera di una stanza. Esatto. Il design giusto può suscitare emozioni e creare un ambiente accogliente. Hai mai pensato di integrare qualcuno di questi stili nella tua casa? Certamente.
Sto pensando di acquistare qualche pezzo per rallegrare il mio soggiorno. Sembra un'idea fantastica. Mi piacerebbe vedere come va a finire. Vi terrò aggiornati. Non vedo l'ora di portare un po' di creatività nel mio spazio. Lezione 17. Strategie di decluttering. Quando si tratta di decluttering, qual è la tua strategia? Di solito controllo il mio deposito o chiedo agli amici se c'è qualcosa di cui vogliono sbarazzarsi. Che idea intelligente! È un ottimo modo per riciclare oggetti e allo stesso tempo aiutare gli altri. Esatto. Inoltre, fa sì che il mio spazio sembri aperto e organizzato. Hai trovato qualche tesoro sorprendente mentre facevi ordine? Oh, certo. Una volta ho trovato un vecchio album fotografico che mi ha riportato alla mente ricordi bellissimi. Che bello! È bello riscoprire cose che hanno un valore sentimentale. Sì, rende il processo ancora più gratificante. Forse dovrei provare anch'io questo approccio. Lezione 18. Ricerca di una guida per gli investimenti. Sono davvero interessato a iniziare a investire. Farò del mio meglio. Fantastico! Puoi darmi anche qualche consiglio sugli investimenti? Certo. Penso che sia importante iniziare con la ricerca e capire le basi. Assolutamente sì! La conoscenza è fondamentale quando si tratta di fare investimenti intelligenti. Hai già preso in considerazione qualche area specifica? Sto valutando azioni e fondi comuni di investimento. Sembrano delle buone opzioni. Sono scelte azzeccate. Diversificare il portafoglio può aiutare a ridurre i rischi. Ha senso? Lo terrò sicuramente a mente man mano che imparo di più. Se vuoi, possiamo condividere le risorse e studiare insieme. Lezione 19. Strumenti per osservare le stelle. Hai mai guardato le stelle e ti sei chiesto cosa stessi vedendo? Sì, esistono molte app che aiutano a identificare stelle, pianeti e costellazioni. È incredibile. Ne ho sentito parlare di alcuni davvero intuitivi. Esatto, rendono l'osservazione delle stelle molto più accessibile e divertente. Hai un'app preferita che consigli? Adoro usare Skyview, è facile da usare e fornisce informazioni dettagliate. Devo assolutamente provarlo. Sembra il compagno perfetto per osservare le stelle. Certamente, arricchisce l'esperienza e la rende più istruttiva. Non vedo l'ora di provarlo la prossima volta che andrò a osservare le stelle. Lezione 20. Hobby e interessi. Come stai? C'è qualcosa di nuovo nella tua vita? Molto bene. Allora, hai qualche hobby che ti piace? Sì, nel tempo libero mi piace dipingere e leggere libri. Sembra fantastico. Cosa ti piace dipingere? Di solito dipingo paesaggi, c'è qualcosa di rilassante nella natura. Lo vedo. La natura ha così tanti colori e texture meravigliosi. Certamente. E tu? Cosa ti piace fare?
Adoro leggere romanzi, soprattutto gialli e thriller. Sono emozionanti. Ti tengono sempre con il fiato sospeso. Lezione 21. Preparazione della riunione. Ho appena ricevuto l'invito alla riunione della prossima settimana. Ottimo! Farò in modo che la presentazione sia pronta per allora. Ottimo. Pensi che dovremmo preparare altro? Credo che dovremmo raccogliere tutti i dati necessari in anticipo. Ottima osservazione. Avere tutte le informazioni ci farà apparire più professionali. Esatto, e ci aiuterà a rispondere a qualsiasi domanda possa sorgere. Dovremmo anche inviare un promemoria a tutti i soggetti coinvolti. Sì, sarebbe utile per garantire che tutti siano sulla stessa lunghezza d'onda. Scriverò la bozza di quell'email più tardi oggi. Lezione 22. Affrontare le preoccupazioni. Ho notato che le tende sono macchiate. Le hai viste? Sì, mi scuso per l'inconveniente. Possiamo provare a pulirli. Sarebbe fantastico. Hanno sicuramente bisogno di un po' di attenzione. Dovremmo provare a lavarli noi stessi o rivolgerci a un professionista. Penso che un professionista potrebbe fare un lavoro migliore con le macchie ostinate. D'accordo, troverò un'impresa di pulizia affidabile che ci aiuti. Ottimo. È importante che il nostro spazio abbia un bell'aspetto. Sì, un ambiente pulito fa un'enorme differenza nel modo in cui ci sentiamo. Ti aiuterò a cercare alcune opzioni online. Lezione 23. Trovare le migliori offerte. Allora, cosa ne pensi di acquistare nuovi mobili oggi? Sì, possiamo esaminare diverse opzioni e trovare l'offerta migliore. Assolutamente sì. È sempre emozionante scoprire cosa c'è di nuovo disponibile. Hai in mente uno stile specifico per i mobili? Preferisco qualcosa di moderno, dalle linee pulite. Sembra fantastico. Io preferisco design accoglienti e invitanti. Un mix di entrambi potrebbe funzionare bene nello spazio a nostra disposizione. Esatto. Manteniamo una mente aperta mentre ci guardiamo intorno. Non vedo l'ora di scoprire cosa potremo scoprire insieme. Lezione 24. Preferenze per la colazione. Cosa ne pensi delle nostre proposte per la colazione di oggi? Ho voglia di qualcosa di leggero. No, qualsiasi tostatura media andrà bene. Sembra buono. E i cereali? Hai qualche preferenza? Qualsiasi opzione salutare andrà bene, purché non sia troppo zuccherata. Sono d'accordo. È bello iniziare la giornata con qualcosa di nutriente. Esatto. Una buona colazione dà il tono alla giornata che ti aspetta. Dovremmo preparare della frutta fresca da accompagnare. Certamente. La frutta aggiunge un tocco di gusto ed è ricca di vitamine. Ne taglierò un po' mentre tu prepari il caffè. Lezione 25. Abitudini alimentari sane.
Ultimamente mi sono concentrato sul mangiare più sano e sull'allenarmi regolarmente. Fantastico! Anche per me è stato davvero utile integrare più frutta e verdura nella mia dieta. Sì, ho notato che quando mangio più verdure mi sento più energico. Esatto! È incredibile quanta differenza possa fare sul tuo umore generale. Adoro aggiungere spinaci e cavolo riccio ai miei frullati per un apporto di nutrienti maggiore. Sono delle scelte eccellenti. Di solito preparo insalate ricche di verdure varie. Sembra delizioso. Hai qualche ricetta preferita per l'insalata? Io sì! Mi piace aggiungere noci, semi e una leggera vinaigrette per insaporire. Sembra rinfrescante. Dovrò provarlo la prossima volta. Lezione 26. Preferenze di viaggio. Ho pensato di provare Airbnb per il mio prossimo viaggio. Sono aperto sia agli hotel che ad Airbnb. Ci sono così tante opzioni disponibili. Esatto. Ci sono quartieri che consigli a chi visita la città per la prima volta. Sì, penso che soggiornare nel quartiere storico sarebbe fantastico per apprezzare la cultura locale. Sembra perfetto. E le zone con buoni ristoranti? Il centro città offre fantastiche opportunità di ristorazione e una vivace vita notturna. Fantastico. Mi piacerebbe molto provare la cucina locale. Non te ne pentirai. Esplorare nuovi quartieri fa parte dell'avventura. Non vedo l'ora di iniziare a pianificare. Diamo un'occhiata insieme ad alcune opzioni. Lezione 27. Scegliere l'attrezzatura giusta. Sto pensando di ricominciare a correre. Cosa mi consigli? In tal caso, ti consiglio di provare delle scarpe da running. Di solito offrono un buon supporto. È comprensibile. Per una buona esperienza di corsa, è fondamentale avere delle scarpe comode. Esatto! Vuoi qualcosa che ti faccia sentire bene ai piedi durante le lunghe corse? Hai una marca preferita che consigli? Ho sempre avuto fortuna con i marchi che puntano su ammortizzazione e stabilità. Lo terrò a mente. Voglio assicurarmi di godermi le mie corse. Dovresti assolutamente farlo. L'importante è trovare ciò che funziona per te. Diamo un'occhiata insieme ad alcune opzioni mentre siamo qui. Lezione 28. Preferenze climatiche. Hai mai pensato di vivere in un posto con un clima freddo tutto l'anno? Sinceramente, non mi sento a mio agio quando fa troppo freddo. Preferisco il clima mite. Capisco. Il freddo può essere una vera sfida, soprattutto in inverno. Sì, vestirsi a strati può essere fastidioso e limita le attività all'aperto. Esatto. Adoro potermi godere la vita all'aria aperta senza congelare. Ecco perché mi piace vivere in un posto con 4 stagioni, ma senza temperature estreme. Anche io. Per me un clima equilibrato è l'ideale. Fa un'enorme differenza nello stile di vita e nell'umore, non è vero? Assolutamente sì. Continuiamo a sognare insieme luoghi più caldi.
Lezione 29. Contributi economici. Sapevi che alcuni settori contribuiscono all'economia del paese con un valore di oltre 600 milioni di dollari? Impressionante! Rappresentano anche oltre 23.000 posti di lavoro, vero? Sì. È incredibile quanto impatto possa avere un singolo settore sull'occupazione. Certamente. Dimostra quanto sia importante sostenere le attività commerciali locali. Sono d'accordo. Quando investiamo nella nostra comunità, ne beneficiamo tutti. Inoltre, crea un'economia dinamica che può prosperare e crescere. Esatto. È fondamentale riconoscere i contributi dei vari settori. Questo mi fa apprezzare ancora di più l'economia locale. Continuiamo a sostenere le nostre attività commerciali locali ogni volta che possiamo. Lezione 30. Avventura nella fauna selvatica. Non vedo l'ora di fare un'escursione questo fine settimana. Magari riusciremo anche ad avvistare un po' di fauna selvatica. Sarebbe fantastico! Cosa dovremmo mettere nello zaino per l'escursione? Sicuramente tanta acqua e qualche snack per mantenere alta l'energia. Ottima idea! Dovremmo portare anche un kit di pronto soccorso, per ogni evenienza. Assolutamente. La sicurezza prima di tutto, giusto? E che ne dici di indossare strati extra per il maltempo? Sì, in montagna può fare freddo, quindi mi assicurerò di mettere in valigia una giacca. Ottima idea! E non dimenticate la macchina fotografica per immortalare lo splendido scenario. Certo! Voglio documentare la nostra avventura e tutti gli animali che vediamo. Sarà un viaggio davvero memorabile.